Vigilia di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, come va? La sentite? Siete già in tensione? Siete in clima per questa finale di Coppa Italia? Intanto vi do una buona notizia, perché ieri ci siamo allarmati tutti quanti per le condizioni di Marcus Thuram. Qualche giornalista si è un po' avventurato troppo, lanciandosi in delle previsioni funeste sulle condizioni di Marcus Thuram, che non sta così male come invece è stato scritto. Thuram, che stamattina, come abbiamo saputo e confermato su passioninter.com, si è allenato con i compagni e quindi in questo momento è seriamente candidato alla maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez in attacco. Mentre sta meno bene Pio Esposito, ma tra poco ci arriviamo, Cialanoglu invece di fatto non recupera anche se viaggia con la squadra. Quindi qualche situazione da gestire per Christian Chivu, che parlerà stasera alle 19. Ci sarà presente la nostra inviata Romina Sorbelli, che poi interverrà in diretta con noi alle 19:30 per raccontarci le ultime, e poi sarà ovviamente in tribuna stampa per questa finalissima di Coppa Italia, una partita che sarà molto diversa secondo me rispetto a quella che abbiamo visto pochi giorni fa in campionato, per tanti motivi che analizziamo anche in questo contenuto, in cui condensiamo le principali notizie del momento, anche notizie di mercato, con un titolo oggi della Gazzetta dello Sport che ha fatto molto discutere, ha acceso molte discussioni, su cui voglio portarvi anche una mia riflessione. Per cui ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete i nostri appuntamenti in diretta, i nostri contenuti creati grazie al supporto del club di Passione Inter. Questo è il QR code da inquadrare per entrare nel club di Passione Inter, dove ieri sera ci siamo confrontati su questo Lazio Inter, su quello che possiamo aspettarci. Ci sono delle differenze, intanto perché ci siamo studiati anche da vicino nei giorni scorsi, ma dall'altro lato c'è una Lazio che avrà intanto la spinta del pubblico, cosa differente rispetto al campionato dove c'è questa protesta ormai lunghissima. Il pubblico laziale ci sarà, sarà molto numeroso e quindi spingerà la squadra di Sarri, che oltre a voler prendersi il titolo e il trofeo in questa finale ha anche l'obiettivo di andare in Europa, quindi vincendo la Coppa Italia la Lazio andrebbe anche in Europa League, quindi c'è una doppia motivazione importante a spingere la Lazio, che ha fatto anche del turnover, quindi recupera dei giocatori importanti anche dal primo minuto, e l'Inter invece vuole prendersi questa decima Coppa Italia, una decima Coppa Italia che porterebbe a rivedere intanto quella coccarda che a me piace molto sulla maglia. Qualcuno ha ipotizzato anche una stella d'argento che il presidente Marotta non ha in realtà smentito, ma poi noi abbiamo fatto le nostre verifiche su Passione Inter, ci risulta che la stella d'argento non dovrebbe esserci in caso di vittoria. Ecco, prima però cerchiamo di vincerla comunque la Coppa Italia, poi su stelle, stelline e configurazioni varie della nuova maglia faremo tutti i ragionamenti del caso. Nel frattempo, come vi dicevo, le probabili formazioni. Allora, la Lazio velocemente dovrebbe schierare questo 4-3-3 con Motta in porta, grande protagonista con i rigori parati in semifinale, 5 rigori parati su 6 da quando è salito in Serie A con la Lazio per il giovane portiere Motta. Marusic, Chila, Romagnoli e Tavares in difesa, torna quindi Nuno Tavares, una bella spinta a sinistra per loro, centrocampo con Basic, Patrick davanti alla difesa e Taylor, giocatore da tenere particolarmente d'occhio, con Isaksen, Noslin e Zaccagni là davanti, un tridente sicuramente più insidioso rispetto a quello che abbiamo affrontato almeno nei primi minuti della gara di campionato, con Isaksen che poi anche a gara in corso l'abbiamo visto crearci qualche difficoltà. Lato Inter, Josep Martinez, portiere di Coppa, che come era successo anche col Como gioca la gara di campionato prima per prepararsi anche alla gara di Coppa Italia, che lo vedrà protagonista anche in questa finale. Bissac, Kanji e Bastoni in difesa, si ricompone il terzetto titolare con Dumfries e Di Marco sulle corsie, un ballottaggio in mezzo dove, come detto, Cialanoglu non recupera purtroppo e quindi andrà in panchina. C'è Barella, c'è Zelinski che dovrebbe andare in cabina di regia, e poi uno tra Sucic e Mkhitaryan, entrambi in buona forma. Mkhitaryan più d'esperienza, arriva da 2 gol, Sucic però anche lui è in un buon momento. Vediamo se Chivu oggi ci dà qualche indicazione in più o se scioglierà soltanto domani gli ultimi dubbi che poi riguardano anche l'attacco, dove, ripeto, al momento Lautaro e Thuram sono i principali candidati. Lautaro sicuro, Thuram è abbondantemente candidato. Non dovesse farcela Thuram, non dovesse essere al meglio, si scalda soprattutto Bonni, perché Pio Esposito si porta dietro ancora dei problemi dopo un colpo subito nella gara contro il Parma, e quindi Pio Esposito è un pochino indietro in questo momento a livello di condizione. Queste sono le principali notizie. Stasera sentiamo Chivu in conferenza cosa ci dirà, un Christian Chivu che si gioca una finale molto importante anche da un punto di vista economico. Molti ci avete chiesto quanto vale questa Coppa Italia. L'Inter si è già assicurata circa 2,7 milioni di euro con il percorso fatto in Coppa Italia, che vanno poi ad aggiungersi al valore della finale, che sono 1,9 milioni
per chi perde la finale, quindi 1.900.000 garantito, mentre chi vince la finale si prende 4,4 milioni di euro, una cifra comunque importante, oltre chiaramente poi alla finale di Supercoppa italiana che l'Inter si è già garantita tramite la vittoria dello scudetto. E quindi sarebbe un secondo trofeo stagionale che ovviamente rende ancor più storica questa stagione, la stagione dello stagista Chivu che pronti via parte con 2 trofei, ci auguriamo, ecco, 2 trofei che mancano nella stessa stagione comunque Coppa Italia più scudetto, dalla stagione del 2010 del famoso triplete. Sarebbero 2 trofei che, darebbero anche un ulteriore peso, anche a livello di importanza all'interno dell'Inter, ad un Christian Chivu che poi nei prossimi giorni tornerà a partecipare, sarà protagonista anche di questi incontri che andranno avanti con la proprietà Oaktree e, la dirigenza nerazzurra e un po' tutte le aree dell'Inter, incontri che sono già partiti da settimane e che serviranno sempre più per gettare le basi per la costruzione della nuova Inter 2026-2027. Un Inter che, sarà fortemente spinta oggi. Dicevo, c'è stato un titolo della Gazzetta dello Sport che ha fatto molto discutere e che ha acceso forse fin troppo l'entusiasmo dei tifosi, ecco, forse uno slancio di ottimismo un filo esagerato, secondo me, oggi della Gazzetta, ma che ha un fondo di verità, perché la Gazzetta scrive di 150 milioni da Oaktree per l'Inter. Ecco, andiamoci subito cauti, 150 milioni non significa che andranno tutti sul mercato, anzi il riferimento è ai 100 milioni di cui parliamo da tempo, che sono stati messi a bilancio per, diciamo così, il miglioramento delle strutture, quindi i lavori che vanno avanti ad Appiano Gentile, tanto che al rientro dalla tournée in Australia ci saranno i nuovi spogliatoi, il centro medico rinnovato, ci saranno poi i campi destinati all'Under 23, la foresteria, quindi tutta una serie di miglioramenti per andare ad integrare sempre di più la prima e la seconda squadra, e poi anche i lavori che andranno avanti nel corso dei prossimi mesi per quanto riguarda i settori giovanili. Questo comunque è un aspetto molto importante anche per la crescita del club, il lavoro sulle strutture della società a partire dal settore giovanile, oltre che per la prima squadra e la nostra seconda squadra, l'Under 23. Poi però lo stesso quotidiano parla di 50 milioni di euro addirittura sul mercato, anzi vi condivido direttamente il passaggio per leggerlo e per farci poi delle considerazioni e delle riflessioni. Gazzetta scrive: non c'è un budget preciso al centesimo per quanto riguarda il mercato estivo, ma la cifra che sarà messa a disposizione dalla proprietà non dovrebbe essere certo inferiore ai 50 milioni, comunque trattabili. Attenzione. Tradotto: non c'è alcuna preclusione sulla possibilità di aumentare il gruzzolo. Se spuntassero occasioni interessanti da cogliere tra le curve del mercato, Oaktree non si tirerà indietro di certo. E nessun dogma anagrafico, saranno sempre i giovani la direttrice principale, ma non quella esclusiva, anche perché l'ultimo anno dimostra che l'esperienza ha un peso nella vittoria. Dunque, sintetizzando, la Gazzetta ci dice che Oaktree metterà a disposizione 50 milioni, quindi più dei 40 di cui si è vociferato in questi ultimi giorni, e che saranno trattabili, quindi se ci sono delle opportunità non si tireranno indietro e sì, puntare sui giovani, ma si andrà anche su giocatori di esperienza. Ci vado cauto, sinceramente, su questi proclami a mezzo stampa che arrivano a metà maggio. Ci vado molto cauto, fermo restando che, però, come dicevo, tutto questo si basa su un fondo di verità molto importante, ovvero ci apprestiamo a concludere una stagione che porterà l'Inter a vivere ancora una volta, a chiudere ancora una volta un bilancio in positivo o comunque in pareggio, giù di lì. L'Inter ha dimostrato quindi di essere tornata sostenibile anche senza ricorrere a delle plusvalenze esagerate, senza ricorrere a cessioni importanti. L'Inter è tornata ad essere strutturalmente sostenibile anche in una stagione in cui non fa dei risultati sportivi clamorosamente straordinari come la finale di Champions League, che è quasi impossibile da poter pianificare e prevedere. E quindi significa che l'Inter è diventata in grado di reggersi sulle sue gambe ed è diventata una società che viaggia bene dal punto di vista dei conti e viaggia bene anche da un punto di vista sportivo, dove Christian Chivu si è dimostrato all'altezza di questa stagione, di una stagione in cui si è puntato soprattutto sul campionato per tanti motivi, anche perché forse internamente si pensava che quest'anno non ci fossero gli strumenti per andare troppo avanti in Champions League, probabilmente. Ecco, strumenti che però possono essere messi a disposizione da un'estate in cui l'Inter ha una grande opportunità, perché alzo lo sguardo, mi guardo attorno, vedo le rivali
e vedo il Napoli che stavo pensando a Antonio Conte, che la dichiarazione di ieri sera, stasera finisce nei "ma che Carlos dici", probabilmente, perché l'allenatore del Napoli che dice: "L'Inter ha vinto lo scudetto, ma noi non abbiamo perso". È un po' lo scudetto di Schrödinger, lo potremmo ribattezzare, questo di Antonio Conte, che prima il secondo era il primo dei perdenti, ma loro non hanno perso. Ne casca sempre in piedi. Comunque sembra un po' un Antonio Conte autunnale sulla panchina del Napoli verso la conclusione del suo ciclo. Cambiare una guida tecnica, da capire cosa succede in dirigenza. È vero che rimane una squadra forte, solida, che può investire sul mercato, ma cambiare guida tecnica porta degli scossoni differenti rispetto ad un Inter che ripartirà da molte certezze, evidentemente. Il Milan non ne parliamo a proposito di certezze. Quali sono le certezze del Milan in questo momento? Nessuna. Dirigenza da rifare, probabilmente Tari in uscita, cambia direttore sportivo, Furlani che interviene contestato, Allegri resta o non resta, mercato, da Leao sono tutti in discussione. Situazione Milan molto caotica, anche con i soldi della Champions League, devono fare un buon lavoro. Detto che poi il Milan molto spesso riesce in breve tempo a tornare subito competitivo, però c'è da fare un gran lavoro. Alla Juve, Spalletti si va in continuità, ma anche la Juve deve fare tante cose sul mercato, ha una situazione attaccanti difficile da gestire tra Openda, Vlahovic in scadenza e tutto il resto. La Roma, l'Atalanta, il Como sarà sicuramente ambizioso, però ecco, mi sembrano tutte un pochino indietro rispetto alla possibilità che ha l'Inter di pianificare un'estate in cui bisognerà cambiare sì, ma non vuole rivoluzionare, e non vedo nemmeno perché si debba rivoluzionare questo gruppo, francamente. Cambiare dei tasselli sì, aggiungere dei giocatori titolari sì, anche per poter fare quel balzo in Europa, e queste sono cose che vanno fatte, ma non rivoluzionare l'Inter. In queste ore torno a vedere anche da Caressa, non solo, tante proposte di Inter con il 4-3-3, 4-3-1-2, tanti moduli che devono ribaltare l'Inter. Non credo che l'Inter debba fare questo, credo che l'Inter debba aggiungere dei tasselli forti nella squadra per alzare l'asticella dell'ambizione. Un'ambizione sportiva che è alla base poi anche dell'aumento dei ricavi. E l'Inter negli ultimi anni si è sempre parlato anche di Oak-Tree, player trading, eccetera. Il player trading andrà fatto comunque, perché delle plusvalenze servono, ed è anche logico che dei club facciano delle plusvalenze per poter reinvestire, migliorarsi e continuare a crescere. Non deve essere player trading questo spauracchio, questa paura dei tifosi dell'Inter. Non deve esserlo, soprattutto se, e questa è la cosa che io mi auguro francamente, se da parte di Oak-Tree proprietà ci sarà l'idea di affidarsi alla dirigenza sportiva, all'area sportiva dell'Inter, per pianificare le strategie, cioè dare delle indicazioni su dei paletti. Vorremmo un Inter più giovane, vorremmo un Inter così, ok, ma poi l'operatività nelle scelte deve essere fatta dai nostri dirigenti, che sì, hanno commesso degli errori, sì, anch'io ho criticato per alcune scelte della scorsa estate che non mi avevano convinto, però per me il mercato scorso era stato l'esempio perfetto del dover gestire una situazione di novità, con una nuova proprietà che subentrava, una nuova proprietà che voleva incidere, ecco, per la prima volta, più che subentrava, in un primo vero mercato con il loro marchio, e ha portato ad un cambio di rotta in un'estate che ha creato, secondo me, delle storture o comunque delle cose non totalmente efficaci a livello di costruzione di una rosa forte e ambiziosa come deve essere l'Inter. Quest'anno si sta dimostrando ancora una volta che sono poi i risultati sportivi il vero volano di crescita di un club, e quindi una dirigenza che si è confermata in questi 7-8 ultimi anni, da quando c'è Marotta sostanzialmente in poi, con gli investimenti di Zhang prima e tutta la costruzione grazie anche a Simone Inzaghi dopo, si è dimostrata comunque la miglior dirigenza sportiva, il miglior progetto sportivo in Italia, di fatto, e lo dicono i risultati sportivi in termini di trofei, di piazzamenti sempre costanti e meno altalenanti rispetto alle altre, e anche a livello economico, dove la situazione è diventata sempre più sostenibile fino a questo punto, che permette di affrontare un mercato con degli investimenti che si possono fare, con l'idea di cambiare dei tasselli, di aggiungere delle caratteristiche. L'idea di cambiare in porta c'è. Io continuo a pensare che l'Inter si è portata troppo avanti su Vicario per tornare sui suoi passi, ma vedremo se Josep Martinez fa cambiare idea. L'idea di aggiungere un difensore centrale forte, almeno un difensore centrale forte per completare il reparto, oltre ai tanti passi avanti su Muaremovic, occhio quindi ad un altro possibile difensore. Centrocampo, aggiungere un giocatore strutturato, forte fisicamente, box to box, per avere anche delle caratteristiche differenti da integrare, e soprattutto davanti più qualità, fantasia, per avere un giocatore che spacca le partite, per avere un giocatore diverso rispetto a quello che c'è in questo momento. Tutti elementi che vanno in direzione anche di una volontà di alzare l'asticella anche in Europa, ovviamente, verso la possibilità di aprire anche un ciclo
partendo da un Christian Chivu che in questo momento è un allenatore molto apprezzato non solo dalla dirigenza sportiva, ma anche dalla proprietà, che ne riconosce il valore tecnico, ma anche quello di allenatore su cui costruire questo nuovo ciclo che appunto può partire da questa estate. Quindi sono fiducioso in vista di un'estate che può essere molto importante proprio per i prossimi anni dell'Inter, assolutamente. Ecco, forse non andrei così slanciato di entusiasmo come leggo in queste ore del grande colpo mediatico, delle grandi cifre sul singolo colpo, eccetera, però ci sono le basi e l'idea per fare cose importanti, a partire da questa finale di Coppa Italia, che è un altro tassello da mettere sul tavolo per dare anche più peso poi alla concretezza delle richieste di Christian Chivu. Quindi sono ottimista, ma vi aspetto nei commenti per fare anche delle riflessioni. Ne abbiamo parlato molto anche nel club di Passione Inter. Fatemi sapere voi che ne pensate, quindi www.passioneinter.club per discutere con noi di questi argomenti e non soltanto. Vi lascio nel frattempo con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.